Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di maggio 2026. Ok ragazzi, abbiamo la carta del diavolo. Può essere un periodo molto passionale, molto caldo, effettivamente, con questo diavolo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Nel caso voleste informazioni aggiuntive sulle sessioni private, sul percorso di crescita, trovate tutto nella descrizione del video. C'è l'indirizzo email, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con una regina di pentacoli. Cavaliere di bastoni, 2 di bastoni, 8 di bastoni, ve l'ho detto che è un periodo caldo. 9 di spade, sacerdotessa, qui abbiamo il re di spade e il 3 di pentacoli. Allora ragazzi, questa è l'evoluzione energetica dei primi 15-20 giorni di maggio della vostra energia. Quindi se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. Però se avete qualcuno in testa e non importa il tipo di relazione che c'è tra voi e questa persona, rimanete perché nella seconda parte del video andiamo a sviluppare l'energia della vostra persona di interesse. Bene. Partiamo con la regina di pentacoli. Abbiamo un 7 di coppe e un 4 di spade. Può esserci un momento di stabilità iniziale, secondo me, nella vostra energia, dove con questo 4 di spade si inizia a fare come un riesame di se stessi, della propria posizione, del proprio ruolo, di quanto si dà per gli altri, di quanto magari per qualcuno si è anche sacrificati nel ruolo che si ha. Potrebbe essere un ruolo lavorativo, ma mi rappresenta forse un pochettino di più l'archetipo della madre. Cioè magari siete di quelle persone che tendete sempre a consolare, a tirare sul morale agli altri, a esserci per un sostegno. Sapete come fa una madre che è lì per sostenere i figli. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo Papa e 9 di coppe. Questo cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare qualcuno che entra nella prima settimana di maggio e devo dire che potrebbe essere una conoscenza molto interessante, molto focosa, con la quale potreste instaurare come un dialogo, una conversazione piuttosto serena, piuttosto soddisfacente, mi verrebbe quasi da dire. Datemi una carta per il Papa. Appeso. Allora, qui Papa e appeso potrebbe essere una persona separata o in via di separazione o comunque con qualche cambiamento in atto. Andiamo a vedere il 2 di bastoni.
Però devo dire che nonostante tutto, la vostra energia all'inizio di maggio è bella potente. Cioè, comunque voi avete questa regina di pentacoli che mi dice che state bene, che siete come vi posso dire, nelle vostre coccole, ecco. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Ruota della fortuna. Qualcuno vorrebbe cambiare qualcosa, magari siete voi che siete impegnati e vorreste separarvi con queste due carte, proprio per poter magari stare con questo cavaliere di bastoni. Ruota della fortuna e 7 di pentacoli. C'è come un cambio che qui si vorrebbe fare o si sta pensando di fare o c'è comunque una scelta perché il 2 di bastoni è sempre una carta di indecisione e io ho come la sensazione che sì, qualche cosa in qualche modo vorreste che cambiasse. Secondo me ha a che vedere con questa situazione del Papa al contrario e l'appeso, c'è come un qualche tipo di separazione a cui dare seguito. Andiamo a vedere l'otto. Amanti. È come se non ci fosse un compromesso. E cavaliere di spade. Mhm. Ho come l'idea che voi siate persone molto, giustamente siete della Vergine, siete persone molto concrete e questa persona che conoscerete secondo me a inizio di maggio potrebbe non avere la vostra stessa concretezza, anzi vi dico che potrebbe essere una persona che non vi dà neanche poi così tante conferme e invece voi avreste bisogno di capire un po' di più che tipo di situazione o relazione questa persona vuole creare. Andiamo a vedere il 9 di spade perché qui ho come la sensazione che il consiglio sia un po' di far tesoro delle esperienze passate. Qui abbiamo imperatrice e regina di pentacoli. Mi ritorna quello che vi ho detto all'inizio dell'archetipo della madre. Fate attenzione a diventare crocerossini o crocerossine e voler salvare gli altri, perché molte volte è il nostro ego. Mi spiace darvi questa notizia, però molte volte abbiamo questa tendenza a salvare gli altri o ad aiutare gli altri perché sappiamo, o meglio, ci aspettiamo un grazie, ci aspettiamo un sentirci indispensabili, ci aspettiamo che l'altro ci dica come avrei fatto senza di te. Cioè il nostro ego che ha bisogno di essere validato, che ha bisogno di essere visto. Quindi va benissimo fare le cose per gli altri, cioè nel senso ci mancherebbe, sono atti di amore, però chiedetevi sempre se è un atto di amore incondizionato, cioè faccio perché ho voglia di fare, perché ho voglia di dare e non mi aspetto niente in cambio, oppure sto facendo quello che sto facendo perché mi aspetto che questa persona mi veda, che mi dica grazie, che mi restituisca il favore. E con questo archetipo della madre mi viene un po' in mente questa cosa qua, il fatto che siate sempre lì pronti probabilmente per gli altri, però poi chi lo è per voi? Quindi da imperatrice ci trasformiamo in sacerdotesse e quindi più presenti, ma come a distanza. 8 di spade. Come se non riusciste a vedere bene il futuro, oppure riusciste a vedere molto bene il futuro e vi rendeste conto che non sarebbe poi così tanto in equilibrio. Manca un compromesso in questa situazione o in questa relazione, ragazzi, questo è quello che sento. L'altra persona è come se stamattina la voce non mi aiuta. È come se l'altra persona volesse divertirsi, volesse star bene, volesse... non dico che in un futuro non voglia costruire qualcosa, però non è quello che sovviene in questi primi 15 giorni del mese. Andiamo a vedere il re di spade. Abbiamo 8 di pentacoli e la luna. Andiamo a vedere anche
il 3, forza e 4 di bastoni. Datemi una carta per la luna. Cavaliere di bastoni e regina di spade. Avevate il re di spade lì. Guardate ragazzi, con il diavolo qui all'inizio, il re di spade al contrario, la luna con la regina di spade, cioè io ho un po' come la sensazione che, come vi posso dire, tenderete un po' a forzare per cercare di far in qualche modo andare avanti la relazione. Cioè io se... Niente, oggi non ce la faccio. Sento che con questa luna c'è una sottile... Allora, potrebbe essere da un lato una paura, a me continua a ridondarmi paura d'abbandono. Ehm, perché vi dico questo? Perché anche il 9 di Pentacoli è al contrario, sento che è come se non voleste rimanere soli. Re e Regina di Spade, sento che in un certo senso può sembrare una relazione che potrebbe funzionare, però non ignorate la vostra sacerdotessa, non ignorate le vostre intuizioni. Cioè, io ho la sensazione che non dobbiate raccontarvi bugie. Questa situazione, così com'è, non sarebbe in equilibrio. Quindi anche qui ho la sensazione di sì, va bene costruire qualcosa, ma siate una regina di spade, mettete come dei limiti, mettete dei paletti, mettete come... È come se ci fosse da parlare di certi argomenti un po' spinosi e l'altra persona dicesse ma io sto bene così, è troppo presto per parlare di queste cose o cose di questo genere. Andiamo a vedere la vostra persona di interesse. Andiamo a vedere l'energia che si sviluppa. Però sì, qui è come se ci fosse da correggere una vostra attitudine un po' troppo materna, un po' troppo comprensiva, mi verrebbe da dire, e iniziare a fare la regina di spade, quindi allontanatevi un po', iniziate a razionalizzare la situazione, a fare una lista dei pro e contro e mettete i vostri non negoziabili al fine di costruire proprio qualche cosa di più stabile, perché qui comunque un 4 di bastoni c'è. Va bene, andiamo a vedere la persona di interesse della Vergine. 5 di spade, morte, quattro di coppe, 2 di bastoni che voi avevate qui, 6 di coppe, 4 di spade che voi avevate qui, e 5 di pentacoli. Ok. Allora, devo dire carte impegnative, ragazzi. Partiamo con questo 5 di spade perché mi pare che qui ci sia una confusione iniziale, potreste anche aver discusso, aver avuto delle divergenze, delle opinioni che insomma contrastassero. Abbiamo un 9 di coppe e una stella. Sembra quasi che non abbiate gli stessi obiettivi, che non vediate le cose nello stesso modo, che non vi piacciono le stesse cose, che non desideriate la stessa cosa, magari proprio per la relazione, per questa conoscenza potrebbe essere. Andiamo a vedere la morte. Luna, regina di bastoni e 2 di coppe.
È come se questa persona fosse ancora legata a qualcuno del passato, del suo passato. È per quello che c'è come questa sorta di stand-by nella separazione, in questa scissione, se vogliamo, in questa divisione, in questa relazione. Questa persona secondo me è in una fase di trasformazione, si sta come lasciando un capitolo al passato e io credo che questa divergenza iniziale sia perché giustamente deve ancora purgare dal vecchio e quindi magari non se la sente tanto di buttarsi già in qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Eh, matto e asso di bastoni. Io credo che sia in una fase dove ha voglia di star bene, ha voglia di fare come un lavoro su se stessa, ehm, c'è come voglia di contatto fisico, se vogliamo, perché abbiamo un asso di bastoni, ma non c'è voglia testa di compromettersi, secondo me, perché sta ancora purgando il vecchio. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Fante di spade e cavaliere di pentacoli. Io sento che è come se avessi bisogno di più sicurezze, di più certezze, di vedere più cose, di valutare più cose, anche perché sento che potrebbe essere una persona che non si fida tanto del prossimo, che non si fida tanto, magari anche di se stessa, nel senso che quando uno è reduce da un lutto, dalla fine di qualche tipo di relazione, è in un momento vulnerabile e normalmente ha bisogno di stare per conto suo. Infatti qua vediamo poi il 4 di spade. Ehm, perché è il momento dove si fanno cose di cui poi ci si pente, perché non si è lucidi razionalmente. C'è come bisogno di capire più cose tra di voi. Sento che potrebbe essere un ottimo mezzo, diciamo, per bypassare questo problema, il parlare chiaro, il dire le cose come le pensate. Se vedete che l'altra persona non tocca determinati argomenti, potete toccarli voi, non tanto chiedendo all'altro cosa ne pensa, ma semplicemente esponendo il vostro punto di vista. Cioè, per me quella roba lì è per me l'obiettivo in questo momento nella coppia è questo. Non sei obbligato o obbligata a dirmi che cosa vuoi tu, però io ci tenevo a dirti che che questo è quello che voglio io, insomma. È un po' come palesare i vostri obiettivi. Andiamo a vedere il 6 di coppe, perché io ho come la sensazione che questa persona, sole e diavolo. Allora, qui potrebbe esserci un tema con i figli, effettivamente. Può essere che questa persona volesse figli nella sua vecchia relazione o nella vecchia situazione, può essere che ci siano dei temi magari anche di discussione, qui vediamo il 5 di spade, per i figli e che quindi non si senta di darvi troppe, come vi posso dire, garanzie. O potrebbe anche esserci un tema, perché guardate cosa ho visto. Abbiamo imperatrice e sole, la madre e il figlio. Io credo, e questo disequilibrio dove è del 6 di coppe, del 6 di pentacoli, io credo che sia una persona che abbia bisogno di maturare all'interno della relazione o comunque fate attenzione, mettete le vostre barriere con la regina di spade perché io credo che questa persona sia non voglio essere mai brutale, però diciamo un pochino immatura e che cerchi più una madre che non una compagna, più mi verrebbe da dire anche padre piuttosto, però no, cerca proprio l'archetipo della madre, anche se voi siete uomini, può essere che abbiate la tendenza a consolare, a confortare
a sostenere gli altri, quindi avere magari intrinseco in voi questo lato femminile molto sviluppato. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un 9 di spade e un 3 di bastoni. 9 di spade ce l'avevate anche voi qui. No, sono tutti 2 di bastoni. Non c'era il 3? No. Questa persona secondo me si prende un attimo di... può essere anche, ragazzi, che abbiate come diversi momenti di silenzio tra di voi, come se avesse bisogno di fare un po' il punto della situazione. Da un lato sento che questa persona è molto romantica, molto... cioè io sento che ha solo bisogno di purgare quello che sta lasciando, perché comunque c'è ancora un potenziale, lui o lei ha ancora un sogno. Però è anche vero che con questo diavolo c'è qualche cosa, qualche diavoleria, mi viene da dire, qualche condizionamento, qualche costrizione e qui avendo 6 di coppe e il sole può essere magari un desiderio per i figli, potrebbe essere, come vi ho detto prima, problemi organizzativi o magari la vita con i figli vi sta condizionando, o la sta condizionando troppo. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, re di coppe, 9 di pentacoli, ma ce l'avete anche voi qui, e 10 di spade. Allora, quello che sento è che questa relazione non è in equilibrio, soprattutto dal vostro punto di vista, nel senso che prendete meno di quello che date, e questo atteggiamento materno. Secondo me controllate voi stessi, cioè per cambiare le dinamiche non cercate di cambiare gli altri, cambiate voi il comportamento che avete nei confronti degli altri, smettete di essere sostenitori, smettete di essere sempre tranquilli, madri di questa persona. Cominciate a dare degli scossoni, cominciate a comportarvi come chi volete essere. Se volete essere il compagno o la compagna di questa persona, non date quello che una compagna o un compagno non darebbe. Quindi va bene il sostegno e il supporto, però mi viene anche ho sentito la parola protezione, quindi potrebbe essere che qualcuno tende a proteggere gli altri, magari togliendo problemi all'altra persona o facendo cose per l'altra persona. Ecco, quello no, non lo fate. Ognuno si risolve le proprie grane, ognuno si salva da solo. Devo dire che comunque nonostante tutto, sento un'energia molto indipendente tra di voi. Questo non vuol dire che terminerete di sentirvi, o terminerete di vedervi, però è come se questa persona avesse bisogno di un tempo per purgare, ha bisogno di un tempo per disintossicarsi, anche perché sento che con questo diavolo il 5 di pentacoli potrebbe essere una persona che tende alla codipendenza e quindi innescare dinamiche tossiche di controllo, perché chi è tanto insicuro ha bisogno di controllare, proprio perché così sa che è al sicuro, crea come questa protezione. O potrebbe essere l'altra persona, ragazzi, non lo so, però l'imperatrice è quella mamma che anche un po' controlla, no? Che protegge, che tiene tutti sotto le sue ali, senza che lei dica di sì, gli altri non fanno niente, quindi può essere anche un po' quel tipo di archetipo. Anzi, fatemelo sapere nei commenti. Allora, oggi ho ripescato come oracoli le sibille antiche, credo che siano. Sono 30, non sono neanche mazzo completo perché proprio sono così e sono scritte in un modo particolare, però sono carine e quindi ho pensato di tirarle fuori dopo tantissimo tempo. Abbiamo le ciliegie e qui dice: avrete presto una disillusione causata dalla vostra ingenuità e credulità. E sotto vi dice: chi troppo facilmente a tutto, aspettate, a tutto crede,
deriso con rossor spesso si vede. Carta numero 21. Quindi occhio all'ingenuità, perché qui c'è un po' di tossicità con il diavolo, potrebbe anche esserci un po' di manipolazione effettivamente, con questo re di spade al contrario. Ultimo oracolo, ragazzi. Carta numero 21, nuovi inizi. E qui abbiamo cicli della vita, 4. Potrebbe essere un nuovo inizio stabile. Qui vedo che comunque anche questo è un 4, 4 di bastoni, state andando verso qualcosa di più stabile, però mettete in chiaro le regole. Se volete continuare con questa persona, dite a questa persona quello che sì potete diciamo flessibilizzare e quello che invece è per voi assolutamente fuori discussione. È come se questo diavolo parlasse un po' di riprendervi il vostro potere personale, di esercitare il vostro potere, perché mi richiama un po' la regina di spade che abbiamo qui, no? Va bene, amici della Vergine, fatemi sapere se vi risuona la lettura, sostenete il canale con un like, hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete fare come autodidatti nella sezione degli abbonati. Ci sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero perché il tutto è stato studiato come se fosse un corso di formazione. È un percorso fondamentalmente trasformativo e tratto temi di metamedicina, di metafisica, ci sono le credenze limitanti, si parla di astrale, di visione eterica, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Sono le playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!